con questo letto musicale che spacca, facciamoci un applauso, dai, che riprendiamo alla grande, evviva! Allora, come promesso, dopo aver sentito gli approfondimenti con Edwin e Domenico sulla parte tecnologica, adesso andiamo a sentire la voce del mercato, lo facciamo attraverso esperienze e personalità complementari, il mondo della ricerca, il mondo istituzionale, il mondo delle aziende e cerchiamo insomma insieme a loro di capire che cosa vuol dire governare l'ossimoro che stiamo vivendo, no? Da una parte c'è la corsa forte verso l'intelligenza artificiale, il cloud, l'agilità, la velocità, le fughe in avanti delle aziende, lo dicevamo prima con Giulia, lo shadow AI, i rischi che stiamo correndo, dall'altra la necessità sempre più forte di avere la governance, come dicono quelli bravi, di controllare, di essere sovrani e autonomi, ecco sarebbe meglio dire autonomi nel gestire il digitale e il cloud e ovviamente di essere resilienti, come dice Shift, e quindi non pronti ma preparati, come dicevamo stamattina con Vincenzo in maniera proprio giusta, azzeccata in questa fase, no? Quindi essere veramente preparati ad affrontare l'inimmaginabile. Quindi dentro questo ossimoro cerchiamo insomma di sollecitare il vostro interesse attraverso le voci di questi super speaker. Chiamo on stage Carlo Bozzoli, che è board member IT senior advisor con una grande esperienza nel mondo dell'energy. Allora, grande applauso. Ciao Carlo, puoi prendere qua, ti metti sotto lì. Poi chiamerei Stefano Epifani, niente poco di meno che presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale. Lo faccio spoiler, è anche un amico, quindi facciamo un applauso. E poi chiamerei Massimo Messina, senior advisor con una grande esperienza nel mondo del finance. Grande Massimo, grande, benvenuti. E poi, come si fa in televisione, sognavo di farlo dentro un cinema, abbiamo il collegamento, come si dice, 2004-2003, abbiamo con noi Luca Nicoletti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ciao Luca, ci senti? Buongiorno a tutti. Funziona! Grande, ci siamo. Allora, anche qua, Sava Sandir, come si diceva prima, i nostri speaker sono a vostra completa disposizione, non vi svelo niente, io con loro ho parlato per preparare questo momento di confronto, abbiamo pensato alle cose, si spera, utili per tutti voi, se volete approfondire possiamo anche fare l'alzata di mano, ma poi dopo abbiamo il pranzo, quindi possiamo approfondire. Luca, sfrutto la tua presenza, so che abbiamo tutti i minuti contati, ti chiederei, l'agenzia esiste più o meno, no, vuoto per pieno da 5 anni, siete arrivati proprio in un momento in questi 5 anni avete vissuto tanti cambiamenti, tante cose che riguardano la cyber resilienza, l'impatto, abbiamo conosciuto, grazie anche attraverso il vostro lavoro, l'importanza della geografia quando si parla di trasformazione digitale. Ecco, ti vorrei chiedere in pochi minuti un bilancio di questi 5 anni e di come state cercando di aiutare le imprese, le famiglie, le aziende ad affrontare l'ossimoro che dicevo prima, no? Cioè correre verso il digitale che serve a tutti, l'intelligenza artificiale ha un sacco di vantaggi, ma averne la governance. Ci sono in particolare dei momenti particolari che sono stati difficili per voi da gestire anche dal punto di vista proprio delle difficoltà, delle crisi geopolitiche e della gestione degli impatti sul mercato? Vedi che domanda facile in apertura. Allora, intanto di nuovo grazie per l'invito, per essere oggi a Milano e volentieri. In realtà noi diciamo non da 5 anni, è ancora di meno di quello che diceva un secondo fa. Sono stati 4 anni. Aspetta Luca, perché abbiamo un pochettino di problema con l'audio, scusami, non so se chiedo alla regia se si può migliorare un pochettino perché abbiamo questo effetto un po' sincopato, almeno non so voi, io sento una parola e alcune no, quindi proviamo a vedere se migliora, prova a vedere, 1, 2, 3. 1, 2, 3, spero che mi si senta meglio. Così. Proviamo a chiedere alla regia se riesce un po' a sistemare il tuo audio. Intanto vado su Stefano, scusami, così proviamo. Stefano, intanto la stessa domanda più o meno, no, di segno molto simile che ho fatto a Luca, la faccio a te. Tema anche qua, fino a qualche tempo fa, adesso poi magari mi dici che cavolo dici Marco, però diciamo il tema della sostenibilità veniva buono nei salotti un po' per discutere, no? Faceva un po' figo parlarne così, in realtà stiamo capendo che è un qualcosa che ha a che fare tremendamente con, diciamo, l'impatto, la capacità di gestire la corsa verso il digitale in maniera corretta in una fase in cui appunto l'impatto che abbiamo sull'ambiente, sulla nostra vita sociale, su quello che facciamo non è un dettaglio. Anche qui capire che cosa vuol dire lato tuo e perché è così importante anche nell'affrontare sfide appunto come quella della sovranità, dell'autonomia digitale, che preferisco chiamarla così.
Ma intanto devo dire che quello che è successo con la sostenibilità in questi anni ha abbondantemente dimostrato che della sostenibilità non ci ha capito niente nessuno. Bene. E in questa costruzione fantastica della sostenibilità ipotetica ci siamo persi dietro a logiche ESG, dietro a target, dietro a goal che sappiamo benissimo che non coglieremo. E questo è un tema del quale dobbiamo ripartire. Io ho lavorato per 10 anni in Nazioni Unite proprio nel momento in cui si stava costruendo questo frame e c'era chi ci credeva, chi non ci credeva e tutti quanti si era convinti del fatto che ci si credesse o meno l'obiettivo era quello di indicare una direzione. Certo. Abbiamo trasformato quella direzione in un mantra e in una sorta di declinazione dogmatica per la quale adesso sono davvero molto curioso di vedere cosa succederà nei prossimi 12-24 mesi perché c'è una notizia, il 2030 è arrivato. Tanto per darvi un'idea, abbiamo colto il 18% dei target di Agenda 2030. Su un altro 18% siamo retrocessi, cioè abbiamo fatto peggioramenti, e su tutto il resto non ci sono impatti valutabili, né positivi né negativi. Aiuto. Questo è lo scenario. Sì, è vero, hai fatto bene perché uno quando parla di Agenda 2030 sembrava sempre sai, sì, ma siamo nel per 26, uranio. In 27, realtà, 28, al 29, contrario. 30. È Ora qua. il punto qual è? Ora non è che si possa, fermo restando che ormai Nazioni Unite si può permettere tutto perché non conta più niente, ma non è che possiamo permetterci di arrivare al 2030 e dire ci siamo sbagliati, i gol, quali? Cioè, non possiamo fare così, quindi noi tra 1 o 2 anni dovremo cominciare a porre e proporre un nuovo modello che non sarà Agenda 2030 perché dovremo arrivare ad Agenda 2030 quando saremo nel pieno del lancio di un altro modello che dovrà partire da alcune considerazioni. 1, Nazioni Unite non hanno più la forza e la pregnanza che avevano quando abbiamo sviluppato Agenda 2030. 2, ci troviamo in una situazione geopolitica che è evidentemente molto diversa. 3, gli assi continentali principali, nello specifico gli Stati Uniti e per certi versi India e Asia, paradossalmente la Cina diventerà un champion, ma comunque questi 3 hanno un approccio alla sostenibilità che è un po' quella di chi vede il gatto nero quando sta tornando a casa di notte dopo essere passato sotto una scala. Quindi in sostanza tutto ciò su cui abbiamo lavorato ci dimensionerà su 2 ambiti, 2 cluster, quelli che hanno lavorato bene e quelli che l'hanno fatto per forma, perché chi l'ha fatto per forma, cioè per costruire il bilancio di sostenibilità, perché non aveva capito bene perché ma doveva tracciare degli ESG, perché ha fatto di questa cosa una dimensione prettamente finanziaria, perché poi ci sono le tipologie di responsabili di sostenibilità, no? Certo. Quello il finanziario, il comunicatore, il greenwasher e via dicendo. Questi faranno un bagno che sarà divertentissimo vedere e non lasciargli nemmeno il salvagente. Poi ci sono quelli che hanno capito che la sostenibilità è una dimensione trasformativa. Cosa vuol dire che è una dimensione trasformativa? Che la sostenibilità non è quella cosa che fa sì che si facciano i data center green. La sostenibilità è quella cosa che sì ha il compito di indirizzare lo sviluppo del digitale dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista economico e sociale. Ma soprattutto è quella cosa che dal digitale può essere abilitata. Certo. Perché la verità è che non c'è sostenibilità senza trasformazione digitale. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che oggi ci troviamo nella condizione di poter e dover comprendere come i cambiamenti che si stanno sviluppando in un momento di grandissima frizione internazionale ci consentono di ripensare i nostri business e di identificare quelli che sono i criteri di lavoro con i quali ripensarli. In quest'ottica la sostenibilità è abilitata dal digitale, non è qualcosa che dobbiamo in qualche modo guardare come vincolo, perché le aziende che sono qui dentro hanno un obiettivo, quello di produrre e produrre meglio, compatibilmente con la qualità della vita delle persone che abitano il nostro ecosistema e dell'ambiente. Questo però vuol dire che noi dobbiamo ripensare i nostri modelli di business e talvolta anche il nostro senso, perché questa cosa vale se siamo aziende, vale se siamo istituzioni, vale come nel mio caso se siamo università. Noi dobbiamo ripensarci. E nel ripensarci il tema è come ci ripensiamo per far sì che la tecnologia sia una leva di valore e una leva di crescita. Certo. Questo naturalmente, Marco, comporta una serie di cose rispetto alle quali ovviamente non me lo farai dire, magari me lo fai dire nel secondo giro, ma riguarda il fatto che quanto più aumenta la superficie di impatto del digitale sui processi, sui modelli, sul business, tanto più alcuni elementi diventano centrali, come il tema della resilienza. Peraltro posso dire solo questo, sono contento perché è la prima volta, forse una delle prime volte in cui mi capita di stare in un convegno dove si può parlare di resilienza intendendo resilienza, perché normalmente, compreso chi ha definito il PNRR, PNNR, confondiamo la resilienza con l'antifragilità. Invece qua intendiamo proprio resilienza, che è una cosa figa, è la prima volta che mi capita, possiamo parlare di resilienza
Come dire, parlando Devo di dire resilienza, che anche lì in questo senso ci ha giocato contro anche tutto il tema del picco pandemico, dove il tema resilienza è stato abusato. ma usato, voglio dire, ma tu quello ci ha hai fregato. passato quello che hai passato con la pandemia, Esatto. poi esci vivo dalla pandemia e ti preoccupi di tornare indietro a come stavi prima? Esatto. Cioè, tutto quello che abbiamo fatto lo riportiamo a 2 anni fa? Esatto. Non è questa la resilienza è un'altra cosa, va bene per i sistemi informativi, ma dal punto di vista sociale la resilienza è un tema importante, non va confuso con l'antifragilità. Il Covid ci ha fatto capire cos'è l'antifragilità, cioè l'utilizzare l'impatto delle difficoltà per trasformarle in forza, che è una cosa diversa. Chiaro, grazie Stefano, grazie mille anche e soprattutto per averci fatto capire in maniera plastica, pragmatica, che parlare di sostenibilità non è solo legata all'ambiente, ma riguarda tante altre cose, no? Quindi molto interessante. Riproverei con Luca, perché l'ho visto ricomparire, vediamo Luca se ti sentiamo. Sì, rieccomi, non so se adesso mi sentite meglio. Sì, forse un po' meglio, dai. Ti direi, la domanda è sempre quella, quindi puoi riprendere da dove avevamo lasciato. Sono un po' il bilancio delle cose più difficili che avete fatto. Sì, allora riparto subito e di nuovo ringrazio per l'invito. Stavo dicendo, noi in realtà siamo partiti 4 anni fa, non 5, quindi la corsa è stata ancora più rapida. Le principali difficoltà? Beh, allora sicuramente considerate l'agenzia è una creatura nata completamente da zero, quindi i primi mesi sono stati complicati perché da un lato dovevamo realizzare tutta una serie di attività, la strategia nazionale di cybersicurezza, continuare il funzionamento dello XIRT Italia che già era partito precedentemente in un'altra amministrazione e doveva avere continuità e far crescere l'agenzia stessa. Quindi il primo periodo è stato sicuramente complesso da quel punto di vista. Una sfida molto interessante, butto lì il tema, è stata quella della crescita proprio dimensionale dell'agenzia. Abbiamo fatto noi diversi concorsi e vi posso confermare quello che sempre si dice, cioè che abbiamo un critico shortage di risorse, di persone formate nel campo della cybersicurezza che possano in qualche maniera contribuire a questa impresa. Questo è un problema grossissimo che stiamo tuttora soffrendo, quindi trovare le persone giuste. Devo dire anche che il legislatore, quando ha creato l'agenzia, è stato lungimirante, nel senso che la nostra agenzia non si occupa esclusivamente di quegli aspetti tipici di un'agenzia di cybersicurezza come in primo luogo le operations, quindi lo XIRT, il servizio di certificazione e vigilanza, il servizio di regolazione, i vari tipi di autorità, noi siamo autorità telco, autorità NIS e così via, ma abbiamo anche un compito molto importante che è quello di sviluppare tecnologia, compito che con le crisi geopolitiche che sono venute a materializzarsi negli ultimi 2 anni è diventato assolutamente centrale. E mentre prima molti si domandavano ma come mai un'agenzia di cyber security si occupa di cercare di sviluppare tecnologia nel campo cyber, adesso diciamo questa domanda non ci viene più rivolta, è veramente chiaro, solare a tutti il motivo per cui è assolutamente fondamentale, perché il concetto di resilienza a cui prima ci riferivamo è una cosa di fondo, cioè anche il fatto di non essere necessariamente dipendenti da determinate tecnologie che oggi ci sono, domani potrebbero essere messe in dubbio, è sicuramente un punto fondamentale ed importante. Grazie Luca, grazie mille, veramente molto interessante. Ripeto, ci hai portato dentro un tema, un'evoluzione molto forte che anche grazie al lavoro che ha fatto l'agenzia, la tua agenzia, ci ha fatto capire quanto sia importante, ripeto, rispetto anche al passato, la geografia, il dove e il come rispetto alla trasformazione digitale e a come vengono gestiti i dati. Quindi è veramente molto interessante. Grazie a Luca, grazie a Stefano, abbiamo fotografato insomma appunto il ruolo a livello istituzionale, il ruolo anche tuo, no? Come ricercatore Stefano, e come la sostenibilità sta cambiando passo a fronte delle sfide che dobbiamo affrontare. Grazie insomma ai 2 super manager che abbiamo qui, cominciamo con Massimo, andiamo a focalizzare diciamo in particolare 2 mondi, no? Adesso 2 settori aziendali critici per tante aziende, per tutti noi che siamo qua. Nel tuo caso grande esperienza nel mondo del finance, anche qua lo so che a molti viene male al fianco quando lo dico, però c'è tutto il tema della compliance eccetera, no? Però nel mondo del finance che diciamo gestisce e deve governare e deve garantire resilienza, come si dice, a dati critici per definizione, c'è tutto un percorso di accelerazione, di strutturazione
e che si sta tentando di darsi delle regole, no? C'è tutto il regolamento DORA, ecco, tutto questo pippotto per arrivare alla fine, da questo punto di vista a che punto siamo e come questo percorso sta cercando di governare l'accelerazione che stiamo vivendo. Vedi che domanda proprio alla buongiorno, Marzullo. grazie dell'invito e grazie per il super manager. Però insomma l'esperienza è tutto, quindi ci sta. Grazie. No, allora sicuramente parlare di come sono cambiate le cose in un mondo come quello della cyber e un mondo che è in trasformazione da tantissimi anni pare un po' surreale, no? In realtà abbiamo avuto in questi ultimi anni un cambiamento importante. Quello che abbiamo visto è che la cyber si è spostata da una questione puntualmente legata a fattori tecnici, in un concetto molto legato al costo necessario, che è una cosa che tutti quelli che hanno fatto IT ricorderanno nella gestione del loro budget, a qualche cosa che invece assume un significato strategico. Adesso la questione, mi perdonino i tecnici che sono in sala, quando uno parla, usa il termine strategico, a loro viene sempre l'allergia, però in realtà questo è quello che stiamo osservando che questi temi, la resilienza, il cyber risk, sono dei temi che oggi sono passati di tavolo, non sono più legati a pochi specialisti, ma sono all'interno, no, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, quindi ha un connotato completamente diverso. Ma cosa ha dato anche questo connotato diverso? Il fatto che rappresenta un passaggio chiave, quello che la cyber security è passata da quelli che dicono no, non si può fare, a quelli che rendono possibili dei business che sembrano rischiosi e che devono essere gestiti in un certo modo per poter essere realizzati. Quindi questo passaggio di una modalità di intendere la cyber security in modo completamente diverso, quindi in un modo veramente di mitigazione del rischio, di abilitazione, di innovazione, ha fatto sì che ci fosse un livello di attenzione completamente diverso. È chiaro che su questo gioca anche molto la paura, certo. Perché ovviamente, come dice giustamente Dora, per arrivare al punto che accennavi di Dora, il cyber risk oggi è uno di quei rischi con la likelihood più probabile, quindi con la probabilità di accadimento più probabile, no? Quindi ovviamente il timore di finire attaccati, oggi dovremmo spostare questo tipo di ragionamento dal timore alla certezza, prima o poi di essere fa sì che ci sia questa attenzione completamente diversa. Qui entra in gioco Dora, immagino insomma sia un argomento piuttosto conosciuto, quindi non mi dilungo su Dora, ma Dora è un framework estremamente interessante, soprattutto a chi vuole intendere la resilienza in una modalità diversa. Come diceva giustamente il professore, c'è una grandissima confusione tra la resilienza, l'antifragilità e la business continuity, che sono argomenti molto diversi fra di loro. Sì, noi come giornalisti ce l'abbiamo messa tutta a fare casino spesso, tante volte, quindi lo dico, ci sono delle semplificazioni che a volte esatto. Però non fanno emergere il concetto di adattabilità che è fondamentale, certo. E di trasformazione e adattabilità che è fondamentale nella questione della resilienza, soprattutto nella resilienza di tipo cyber. Quindi Dora fa, chi lo vuol leggere, e vi invito quando leggete Dora a leggere anche le 10-15 pagine iniziali dei considerando, che la gente tipicamente salta senza guardare, invece nei considerando c'è il motivo per cui è stata fatta questa cosa ed è stata fatta così. Ci sono 5 pillar, adesso non vi annoio con i contenuti, ma alcuni di questi toccano con mano delle problematiche che noi abbiamo quotidianamente. Dora è stata vista in modo diverso dal mercato finanziario e financial services. Ovviamente ci sono le aziende più grandi, le banche più grandi, che hanno una storia di conformità, di attenzione alla conformità più robusta, più consolidata negli anni, e quindi soprattutto quelli delle banche cosiddette significant o le banche GSIFI, quindi le banche molto grandi, che erano già vigilate da BCE, avevano da tempo visto una conformità diversa al risk management, certo. Rispetto alle banche cosiddette LSI,
quindi le banche vigilate direttamente dalla Banca d'Italia oggi. Dora ha un po' uniformato, c'è un po' questo concetto della proporzionalità che non è ben chiaro, tutti stiamo aspettando le prime ispezioni capire, per esatto. vedere un po' come sarà considerata questa, iniziano ad accadere. Come per il GDPR quelli sono dirimenti, no? Aiutano Ecco, a esatto, capire. io credo che succederà una cosa molto simile al GDPR, Sì. dove all'inizio ci sarà un pochino più di tolleranza su alcuni aspetti, dopodiché Poi quando si arriverà arrivano un pochino. Sulle banche grandi non c'è tutta questa tolleranza, ovviamente. Le banche grandi sono più pronte, ma hanno sicuramente due pain point importanti. Adesso sto generalizzando, ma solo per dare un po' l'idea. Ovviamente è un mondo molto complesso e articolato, ma per dare un po' l'idea, tutto il mondo dei testing avanzati della resilienza sono dei temi interessanti, complicati, anche perché bisogna interpretarli. E poi c'è tutta la parte molto complessa della digital supply chain, dove il controllo su questi, su tutta la catena di fornitura e quindi certo. della resilienza digitale su tutta la catena è un tema assolutamente molto importante. Su questo ci sono degli aspetti trasformativi, mi trovo moltissimo con il concetto della sostenibilità, perché lo stesso concetto di conformità dovrebbe essere visto come una leva strategica. E quindi se noi lavoriamo unicamente per essere conformi, non riusciamo a cogliere quegli elementi trasformativi, strategici, che noi possiamo sfruttare grazie all'obbligo che questa legge ci dà. Se tu dici passare dalla checklist a un impatto strategico di questa corsa entrare dentro un'ottica della compliance. dove io ho un'occasione, un'opportunità importante di ridisegnare la mia governance, ridisegnare il modo con cui mi misuro. Certo. Tutto quello che è la mia postura rispetto a queste situazioni può cambiare gravemente. Vi do alcuni dati solo per far capire. Noi siamo passati lo spending della sicurezza IT una quindicina d'anni fa, forse anche 10 anni fa, intorno all'1% dello spending IT. Siamo oggi, per le banche più rilevanti, quelle più mature, andiamo dall'8 al 12%. Questo già vi dà un'idea, con uno spending IT che inizialmente si era un po' contratto e quindi favoriva un po', essendo al denominatore, ma negli ultimi anni, anche con le nuove tecnologie, la cloudificazione, eccetera, abbiamo avuto un'ulteriore crescita, quindi è ancora più importante. Questo, rispetto ai fenomeni di controllo e di governance, ha delle indicazioni molto importanti. Facciamo un esempio: tutto il mondo dei fornitori oggi è estremamente attenzionato, perché dovendo io garantire una resilienza su tutta la supply chain digitale, devo anche cercare di ridurre l'entropia e devo cercare di capire bene come funziona tutta questa catena. Questa è un'opportunità per ottimizzare, per trovare punti di discontinuità, per trovare duplicazioni nelle mie catene, tale da poter creare efficienza. Quindi molti stanno passando da un ordine di grandezza, parlo ovviamente di aziende medie perché altrimenti i numeri sono anche 10 volte più grandi, ma 200 fornitori stanno scendendo a 50-60 fornitori. Quindi questa è una trasformazione di questo tipo. Quindi alla fine picture molto variegata, situazioni molto diverse fra di loro, grande raccomandazione: non usate checklist di conformità, ma usate questa come una leva trasformazionale. Grazie Massimo, molto interessante anche il tuo richiamo sulla sicurezza della supply chain, ne scrivo tantissimo, non a caso la NIS2 anche insiste tantissimo sulla security di tutti i provider di sicurezza, di servizi digitali verso le aziende, e il canale insomma deve stare molto attento a questa opportunità che però deve essere anche affrontata con le spalle larghe. Carlo, verrei da te, tu arrivi da un'esperienza di 10 anni come Global CIO di Enel nel mondo dell'energy, 75 milioni di utenti, di clienti, più di 30 paesi. Ecco che qua, domanda didascalica, direbbero i giornalisti quelli bravi, però spontanea: come si fa e che tipo di esperienza è stata portare, garantire continuità, resilienza
nel vero senso della parola, a una struttura come questa in un mondo che è, diciamo, diverso ma simile al mondo del finance, dove i dati sono, diciamo, critici per definizione, no? Grazie Max, io ho ormai ex insomma da qualche mese. No, voi pensate che gli operatori che operano nel mondo energetico, quindi ti trovi a lavorare su un'infrastruttura energetica globale come rappresenta Enel, quindi 2.200.000 chilometri di rete, 1,5 milioni di stazioni di scambio di energia e di trasformazione, 75 milioni di punti di delivery, ma in realtà 300 milioni di clienti dietro, perché ci sono famiglie, industrie e così via. Parti dal presupposto che se devi governare un'infrastruttura distribuita di queste dimensioni e la devi progettare, quella che supporta tutti i processi dalla generazione alla distribuzione alla vendita e al trading di energia, parti dal presupposto che progetti qualche cosa per tutta la tua vita, assumendo che prima o poi ci sarà un problema, e questo problema devi cercare di ridurlo in termini di probabilità, in termini di impatto, perché il perimetro è talmente liquefatto, è talmente distribuito, che è molto difficile da perimetrare rispetto ai modelli industriali da cui veniamo, no? E quindi per noi è stata una scelta, se devo rispondere con un flash, è stata una scelta culturale. Perché una scelta culturale? Perché se operi in un settore di questo tipo non può che essere una scelta di questo tipo. Si parla di resilienza, si parla di cyber resilienza all'interno della resilienza, ma lì è un problema di come garantisco la continuità del servizio di un oggetto di queste dimensioni con questo livello di distribuzione, e non è la qualità del servizio tecnica, è la continuità di business che eroga il servizio al cliente finale. Quindi questo è il presupposto di progettazione. Certo. E quindi il cloud è stata una delle risposte, non l'unica, a questo tipo di necessità. Come garantisco la continuità di un servizio che tra l'altro si evolve, che è diventato negli anni sempre più digitalizzato e automatizzato, e iniettando digitalizzazione e trasformazione digitale e innovazione abbiamo implicitamente negli anni reso più debole e più, come dire, fragile questo tipo di perimetro, certo. Perché tutto è più accelerato, perché mondi come l'information technology e l'operation technology, che hanno vissuto per anni a livello totalmente condiviso, il firmware sulle macchine, l'informatica gestionale nei data center converge, si è sovrapposto, e pensare di fare patching, per chi sa cosa vuol dire fare patching o fare remediation su un mondo dell'informatica gestionale e su un mondo dell'informatica di processo, sa benissimo che sono due cose completamente diverse come postura e come impatto e come modello di gestione. È diventato tutto più liquido. È diventato tutto più liquido, le tecnologie sono fortemente convergenti in questi due ambiti. Per decenni questi due mondi sono stati mondi separati, il firmware era a bordo delle macchine su reti chiuse, su protocolli di comunicazione chiuse. Oggi il mondo industriale utilizza quello che noi utilizziamo a livello domestico, a livello dei sistemi delle grandi aziende, se pensiamo a internet, ai protocolli, alle modalità di comunicazione. Quindi l'avete detto molto bene stamattina, la gestione dei privilegi, il tiering delle reti, la gestione dell'identità, il tema dello zero trust. Pensate al perimetro, lo zero trust in un perimetro di questo tipo, o quello che abbiamo vissuto in momenti di crisi come il Covid, dove abbiamo imparato tante cose sulla fragilità della globalizzazione. Oggi cloud e lavoro distribuito hanno reso il perimetro, la gestione dell'identità, totalmente liquefatta sulle infrastrutture, cioè è intimamente parte dell'infrastruttura. Quindi la gestione di tutti questi aspetti, ho fatto il caso dell'identità e del zero trust, sono diventati aspetti imprescindibili, li ricordava molto bene anche prima Massimo. Poi ha detto una cosa molto importante su cui mi soffermerei, il tema della supply chain, dell'extranet. Questo è un tema importante. Oggi le grandi aziende non possono, che hanno una filiera estesa e sparpagliata a livello geografico o come complessità, non possono operare con soggetti che non condividono gli stessi principi o si fanno carico di rendere resiliente la catena di fornitura, perché ne vale la tua stessa resilienza complessiva. Basta un piccolo anello debole in una catena molto complessa per mettere a repentaglio la continuità di tutto il sistema. E questo è diventato un tema molto importante che la normativa NIS in questo caso
passo dall'ambiente, diciamo, dall'area finanziaria agli ambienti industriali, agli operatori dei servizi essenziali, ha posto all'attenzione dei ruoli apicali, finalmente dei consigli di amministrazione, sia come responsabilità ma anche come necessità di avere persone tecnicamente capaci di guidare in termini di indirizzo questo tipo di processi trasformativi che vanno visti come una grande opportunità perché creano consapevolezza. Gli altri due aspetti sono prettamente legati a cosa significa la parola resilienza, no? Le normative, la DORA e la NIS2 ci hanno dato obblighi di conformità, quindi regole, linee guida, procedure, modelli organizzativi. Poi però la resilienza si dimostra alla prova dei fatti quando siamo in mezzo alla tempesta, non quando c'è bel tempo. Quindi la resilienza è l'ingegneria del ripristino, se la dovessi codificare con 3 parole molto semplici. Poi che sia un danno di tipo cibernetico o un danno di business disruption, sempre è un problema per l'azienda, anzi sono due mondi che si stanno sempre più sovrapponendo, perché se le aziende sono diventate sempre più software driven e non asset driven, proprio per la digitalizzazione, questi due mondi nel cyberspazio si gioca tanta di questa competitività e quindi di resilienza. E voglio dire, la normativa non chiede aziende perfette, perché l'azienda perfetta non esiste, chiede aziende in grado, in situazioni di crisi, di aver costruito una ingegneria del ripristino, quindi creare resilienza e affidabilità. Questo ce la segniamo, l'ingegneria del ripristino, ci piace. Esatto, no? E da ultimo, come si costruisce l'ingegneria del ripristino? Sicuramente con i ragionamenti analitici di quello che in realtà la normativa chiede, no? Lo ricordava bene Massimo, molte volte si va in fondo e si dimenticano le premesse che sono l'elemento fondante perché il legislatore ha posto l'accento su queste cose. Ma ci si allena quando c'è il sole, nel mezzo della tempesta bisogna avere persone e organizzazioni che sono in grado di eseguire nelle prime ore, nella prima giornata e nella seconda giornata, sia adempiere a obblighi normativi, perché la condivisione di un problema può rendere immuni altre persone near real time, nell'immediato, e qui CERT e CERT fanno molto su questo, ma dall'altra parte la consapevolezza e la formazione continua a partire dai CDA fino alla produzione. Ricordate, credo certamente, no, citare persone più celebri di me, quando Velasco parlava della squadra quale differenza c'era fra un campione e una squadra di campioni. Cioè, se io mi alleno con schemi diversi, quando il ricevitore riceve male, l'alzatore alza peggio e lo schiacciatore deve schiacciare, se apre un file differente forse riesce a fare punto. Ma se non mi alleno sempre con gli stessi schemi, ovviamente in quella situazione di gioco è molto difficile che possa fare il punto. E quindi se devo decidere chi fa che cosa in mezzo alla tempesta, probabilmente la nave affonda. Questo non è il concetto di resilienza, è un po' l'antitesi. Grazie Carlo, grazie mille. Allora, ci siamo promessi un approccio estremamente pragmatico, grazie per le vostre testimonianze, estremamente pragmatico e anche veloce, no? Per non abusare del vostro tempo. Vi regalo, adesso tra virgolette, ancora 2 minuti a testa. Luca, verrei da te, abbiamo un discreto elefante nella stanza mentre corriamo verso l'uso della generative AI, lo dicevamo prima, no? 74% di utenti che sono però, diciamo, utenti consumer, e c'è però l'elefante nella stanza che stiamo sempre più vedendo, materializzando, che è quello della gestione dei dati. Dove vengono gestiti, il tema della geopolitica, il tema della territorialità del dato. Ecco, voi come agenzia in questo senso vi state dando un ruolo? Cioè che tipo di appoggio e di aiuto volete essere per le aziende? Non è semplicissimo. Allora, non è semplicissimo, comunque la risposta è sì, assolutamente, noi ci stiamo dando un ruolo, siamo tra i maggiori finanziatori della AI Factory italiana, che è la cosiddetta fabbrica dell'AI, che è un primo tentativo all'interno della AI Continent Strategy di realizzare delle infrastrutture europee capaci di competere con quelle dei grandi hyperscaler americani. Le AI Factory, essendo un investimento completamente pubblico, diciamo, ha tutti i limiti degli investimenti pubblici, quindi non può essere utilizzato per fare business, può essere utilizzato però per realizzare tecnologia. Questo sicuramente è un primo step. L'obiettivo della Factory, la fabbrica dell'intelligenza artificiale, è proprio quello di intanto creare opportunità per i nostri talenti di ricercare e di sviluppare tecnologie rimanendo in Europa e non dovendo necessariamente emigrare verso est o verso ovest, ed è un passo importante.
Lo step immediatamente successivo sarebbe la cosiddetta Gigafactory, forse l'avete sentita nominare da parte della Commissione europea, che invece è un tentativo di un partenariato pubblico-privato a trazione privata, che a quel punto invece sì potrebbe essere utilizzato per realizzare business. Quindi la strategia che uno sta ipotizzando è, da un lato, nella factory cerco di creare tecnologia che poi in qualche maniera le gigafactory consentiranno, tra virgolette, di mettere a terra, realizzando quindi delle infrastrutture completamente controllate da attori europei, appostate appunto in Europa e in grado di fare concorrenza. Allora, molti ritengono che sul tema dell'intelligenza artificiale i buoi siano un pochettino ormai scappati dalla stalla, la distanza tra quello che possiamo fare noi e quello che possono fare i grandi pescherieri americani o cinesi sia incolmabile. In parte è vero, tra l'altro tutti i giorni noi utilizzando questi strumenti contribuiamo ad aumentare questa distanza, perché è chiaro che ogni click che noi facciamo su questi sistemi sono dati che forniamo, ogni click che facciamo su WhatsApp, ogni click veramente purtroppo è così. Però è anche vero che l'evoluzione che sta avendo le AI in questo periodo porta anche verso porta a capire anche che sistemi meno giganteschi come quelli che vengono sviluppati dai colleghi americani hanno comunque un significato, che non c'è un unico approccio, non c'è un'unica strategia vincente. Guardate, io utilizzo le AI come esempio, ma la stessa cosa si potrebbe ripetere, anzi con molte maggiori prospettive, sul tema del quantum, perché pure il quantum declinato in tutte le sue i suoi vari aspetti, quindi da un lato sicuramente la computazione, ma poi c'è tutto il gigantesco tema della comunicazione quantistica, c'è il tema della sensoristica, e lì invece i buoi sono molto meno scappati, i buoi sono ancora nella stalla. Oltretutto noi abbiamo grandissime competenze lì, non servono gli investimenti giganteschi, mostruosi che richiede l'intelligenza artificiale. Quindi ecco, io credo che il messaggio che vorrei dare è un messaggio ottimistico, anche perché insomma se non c'è un po' di ottimismo sicuramente non si riesce ad andare da nessuna parte, però io credo che in Europa avremo tutte le competenze, tutti i talenti per giocarci un ruolo importante. Siamo un mercato molto grande, nel caso per esempio del mercato della cyber security, che è quello che noi frequentiamo di più, considerate che un quarto del fatturato a livello globale è concentrato in Europa. Gli Stati Uniti sono ovviamente più grandi, parliamo più o meno della metà del mercato, ma è un quarto del mercato, oltretutto un tipo pregiato, perché comunque i progetti che vengono portati avanti in Europa sono progetti spesso sull'edge tecnologico, di grandi dimensioni, cioè non sono quel pulviscolo di piccoli progetti con basso ritorno dell'investimento che poi vengono invece portati avanti spesso nel resto del mondo. Quindi lascio spazio agli altri. Grazie Luca, grazie mille, molto, molto gentile, grazie per il tuo contributo e anche per essere stato con noi in collegamento. So che come tutti però insomma sei agenda particolarmente piena e densa in questa fase. Stefano, verrei da te, tu nel tuo ultimo libro, Il teatro delle macchine pensanti, hai scritto, insomma, hai parlato anche dei falsi miti legati all'intelligenza artificiale. Oggi molti dicono che uno dei pericoli più grandi che corrono le aziende è quello nel discernere, nella capacità di scegliere in maniera corretta tra 100.000 input, proposte, storytelling che arrivano riguardo l'intelligenza artificiale. Ecco, anche qua se ne vuoi sfatare qualcuno. E io, vabbè, a proposito di elefanti nella stanza, avrei una domanda proprio finale per te. Si parla, tra i vari problemi che sono in questa fase, c'è tutto quello dello shortage della RAM, no? Che sta facendo impennare, ne parlavamo prima, sta facendo impennare i prezzi, legato proprio alla corsa dell'intelligenza artificiale. E anche qui si parla, dobbiamo creare nuove catene produttive, eccetera, eccetera. Anche quello, a proposito di falsi miti, non è un qualcosa che impatta sul tema della sostenibilità? Non è un po' una contraddizione? Cioè dici sì, dobbiamo aumentare la capacità produttiva? Sì, ho capito, però... Impatta assolutamente, ma in questo momento noi sappiamo bene che la questione della RAM, che è un tema, come dire, decisamente d'agenda, in questo momento ha una dimensione speculativa fortissima. Sì. Era di qualche giorno fa la dichiarazione di qualcuno che dice: ma io la RAM ce l'ho, me la tengo perché so che tra 6 mesi si è apprezzata del 30%. Ora, voglio dire, cose che per inciso in Europa avrebbero scatenato un putiferio, mentre negli Stati Uniti qualcuno dice: vedi che bravo imprenditore come è stato sveglio a massimizzare l'impatto per
per i suoi investitori. Ecco, che però questo ci dà contezza di quanto possano essere diverse le visioni di una stessa cosa, no? Cioè abbiamo uno sciacallo, scusate, un imprenditore che dice mi tengo sta roba finché non si apprezza, negli Stati Uniti viene osannato, in Europa qualcuno lo prenderebbe probabilmente giustamente a calci. Lo prenderebbe, diciamo, a male parole. Ecco, questo però cosa ci dice? Ci dice che di fronte a un comportamento ci sono reazioni diverse, il mondo è molto segmentato. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale, il cui falso mito lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che lo spieghi qui a questa platea, è che l'intelligenza artificiale sia intelligente, e da lì discendono tutti gli altri, perché se ci pensate noi stiamo sviluppando un processo di delega cognitiva vera e propria nei confronti di uno strumento che è poco più di un forno con gli steroidi, e ci stiamo dimenticando invece che la responsabilità delle scelte, il ruolo delle scelte, l'impatto delle scelte è ancora tutto in mano nostra. E questo però non è che ce lo stiamo dimenticando per sbaglio, ce lo stiamo dimenticando perché è comodo dimenticarselo, ce lo stiamo dimenticando perché è più facile dimenticarselo, è più facile attribuire la responsabilità a un tostapane, perché quando succederà qualcosa mica è colpa mia, era un problema del tostapane. Perché? Perché questo tostapane non sbaglia, altro mito, perché questo tostapane è imparziale, altro mito, perché questo tostapane non fa preferenze, altro mito. Insomma, noi abbiamo una narrazione dell'intelligenza artificiale che è totalmente distonica, e questo ci riporta al tema della sostenibilità. Perché? Perché il fatto che sia distonica, fare scelte sbagliate è diverse da quello che dovremmo fare in un contesto di consapevolezza, e questo è il termine sul quale vorrei in qualche modo chiudere, quello della consapevolezza, perché che si parli di intelligenza artificiale o si parli di cyber security, oggi siamo in una fase di profonda trasformazione di senso, sia il senso individuale, come cambierà il mio lavoro come professore universitario nei prossimi 5 anni, sia il senso istituzionale, quale sarà il ruolo di un'agenzia pubblica da qui a 5 anni, sia il ruolo delle aziende, quale sarà il mio modello di business da qui a 5 anni. E questo si porta dietro a cascata la funzione che stanno avendo degli strumenti come l'intelligenza artificiale o dei processi come la cyber, che sono sempre più sistemici, perché quando parliamo di resilienza noi siamo abituati a pensare, anche qui spesso noi coniamo delle metafore e queste metafore poi determinano dei problemi che ci portiamo dietro. Vi ricordate quando si parlava di sicurezza, si parlava di superficie d'attacco? Ah sì. Il concetto stesso di superficie d'attacco implica che noi concettualmente guardiamo a un dentro e a un fuori, e la superficie è ciò che separa il dentro dal fuori. Quindi quando pensiamo alla sicurezza in quel modo stiamo pensando al firewall. Oggi con l'intelligenza artificiale, con una dimensione di complessità sempre più ampia, la sicurezza assume un ruolo sistemico per il quale non c'è più soltanto un dentro e un fuori, ma quella membrana semipermeabile che determina dentro e fuori diventa soltanto il primo pezzo di un insieme di elementi che devono funzionare contestualmente per garantire da una parte la sicurezza, dall'altra l'efficienza operativa. In questo contesto ripensare la sicurezza cambia totalmente l'approccio, perché quando questa mattina si diceva componenti interoperabili, agenti che parlano tra di loro e quant'altro, resilienza vuol dire che ognuno di quegli elementi comporta rischi diversi, comporta dimensioni diverse di problematicità, comporta impatti diversi, e quindi noi dobbiamo, pensando la sicurezza, pensarla in maniera sistemica, atomizzando i singoli elementi di rischio e riportandoli però nell'ambito del sistema. Questa cosa implica una dimensione di resilienza sempre maggiore, perché diventa resilienza sistemica e dinamica. Cosa vuol dire resilienza sistemica e dinamica? Vuol dire che, non voglio fare la lezione per carità, però il concetto di dinamico e il concetto di sistemico sono due concetti che a loro volta richiederebbero una spiegazione complessa e che riguardano la necessità oggi non soltanto di installare software, ma di ripensare le funzioni dei sistemi di sicurezza nell'ottica della resilienza, nell'ottica della sistemica, nell'ottica della complessità, nell'ottica della adattività e nell'ottica della predittività, che sono tutti quanti temi che vanno messi appunto a sistema. Fare questo vuol dire essere sostenibili. Perché? Perché la sostenibilità, che non è soltanto quella dei pannelli solari o dei server che sono tutti cattivi, riguarda per esempio la sostenibilità delle infrastrutture industriali, riguarda la sostenibilità del sistema paese, riguarda la sostenibilità dei servizi. Tutta questa è sostenibilità economica e sociale.
Quindi la sostenibilità è in pieno un tema di resilienza. Per quale motivo una società come Comvault entra nella fondazione? Perché si rende conto che il loro è un business che deve essere intrinsecamente abilitatore di sostenibilità, non è soltanto un payoff. E questo tema, quello della sicurezza che diventa abilitatore di sostenibilità sistemica, diventa abilitato da una dimensione di resilienza operativa. Perché? Perché come faccio ad abilitare la sostenibilità in termini di sistema? Lo faccio variabilizzando le modalità d'approccio. E quindi questo tema collega sostenibilità, resilienza, complessità, ne aggiungerei un altro, ma non abbiamo più tempo, che è quello della sovranità o dell'autonomia, sulla quale pure ci sarebbe da ragionare e rispetto alla quale layer come quelli che vengono implementati da strumenti come quelli che abbiamo visto oggi garantiscono molto di più di approcci lineari. Grazie Stefano e grazie anche per l'assist appunto sul tema di Comvault che è dentro la fondazione, anche qui per dare un senso alle parole, non si parla genericamente di sostenibilità, poi lo si fa anche in maniera concreta, no? Quindi anche qua un senso a questa discussione. Massimo, anche per te 2 minuti in conclusione, e tutto quello che ha detto Stefano, sostenibilità, cambio di paradigma, quello che stiamo dicendo, non vorrei demonizzare troppo il tema AI, no? Stiamo perdendo il controllo, il rischio per i dati eccetera. Può tutto questo e come essere un abilitatore di quello che ha detto Stefano, cioè l'AI può aiutare ad andare verso questo nuovo modello di security che va oltre il concetto di perimetro eccetera eccetera. A parte che se togliamo il termine sostenibilità, ci mettiamo la nuova cyber security, praticamente ha già detto qual è la nuova cyber security. Faccio però solo una regressione, purtroppo abbiamo minuti contati e qui ci sarebbe da parlare veramente. C'è già il tempo negativo. Lo so, esatto, che ti mette pressione, è una pressione psicologica. Alle volte sembra quasi che aumenti pure. Quindi... Però ti dico questa cosa molto velocemente, anche per rilacciarmi a quello che diceva Stefano. Allora, io mi occupo di IT da poco più di 45 anni, quindi un po' di tempo, e ho visto almeno 3 cose veramente disruptive. Il personal computer, sindacati che dicevano toglierà il lavoro e facevano gli scioperi per non mettere il personal computer al posto dei terminali. Il discorso internet e il discorso mobile. Mi occupo di intelligenza artificiale a vario titolo dal 2014. Non ho mai visto in 45 anni un'intensità, una variabilità, una possibilità di cambiamenti a tutti i livelli della società, dei valori e delle aziende come in questi ultimi 5-6 anni. Certo. Questo significa che dobbiamo fare una riflessione importante sulla nostra capacità di assorbire questo urto e di comprenderne tutti gli effetti. Mentre parlava Stefano riflettevo, ok, cambiamo il titolo da sostenibilità a cyber security, esattamente quello di cui stiamo parlando. Lui parlava di superficie di attacco, concordo pienamente, oggi noi parliamo di ecosistemi, non esiste neanche più quella membrana, perché quando entriamo dentro il discorso dello zero trust, partiamo dal presupposto che non esista neanche quella membrana, ma il nostro perimetro è talmente espanso, è talmente vario, parlavamo di digital supply chain, include anche tutta quella parte, quindi noi entriamo in tutto il mondo che parla con noi. Ecco, questa complessità oggi noi ci accingiamo a gestirla con l'intelligenza artificiale, è un de facto, sta accadendo, l'abbiamo visto anche questa mattina. Ma dobbiamo distinguere molto bene quello che l'intelligenza artificiale fa per noi a quello che noi dobbiamo fare per rendere questa intelligenza artificiale sicura, con dei bias ridotti, con il fatto che magari non ho delle fatigue di allerte troppo elevate, che non mi creino dei blind spot perché ho avuto delle problematiche di addestramento. Certo. E soprattutto anche come posso garantire che l'uso a livello sociale ma a livello aziendale sia fatto in modo sicuro attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo questa cosa strana, d'accordo, che era un po', abbiamo visto un po' su internet, vi ricordate i primi portali, il primo problema delle frodi, no? Era lo stesso discorso, però qui con una ampiezza, un'intensità mai vista prima. Quindi tornando sulla sicurezza e gli effetti, è chiaro che questi strumenti hanno una grandissima potenzialità, però attenzione a non minimizzarli a puro sistema di automation. Qui quando Stefano diceva prima, attenzione che io sto delegando una parte importante del mio razionale cognitivo, è
è non solo vero, ma è anche una cosa che noi in qualche modo dovremo cavalcare. Guardate quello che sta già accadendo ora con gli agenti, no? Non so se avete seguito anche tutto il discorso del Reddit con gli agenti, certo, dove c'erano questi discorsi molto, molto carini, un po' pompati anche dai media, no? Però il concetto di iniziare ad avere un atteggiamento diverso verso l'augmentation che questi ambienti ci consentono, dobbiamo considerarla. Faccio un esempio. Prima Carlo parlava del tempo come diciamo noi tecnici, no? Tempo di pace e tempo di guerra, o tempo col sole e tempo con la pioggia, no? Nel momento in cui tu sei con la pioggia o stai in tempo di guerra non puoi pensare, devi essere già pronto a reagire, no? E quindi mi devo allenare a quel momento, devo essere allenato a fare questa cosa. E come mi alleno? Mi alleno con il discorso dei test, no? Il test è il mio allenamento. Se il test è il mio allenamento, questo Dora, tornando al discorso di prima, lo enfatizza in modo incredibile, io di fronte a queste complessità che devo gestire e di fronte a queste complessità su cui devo essere allenato, come faccio? Ecco, l'intelligenza artificiale sta arrivando a un concetto di poter consentirci delle simulazioni, dei giochi di ruolo, tutta una serie di aspetti che ci consentono di allenarci rispetto a queste condizioni. Ma come faccio a sapere che mi sono allenato bene? Dovrei avere qualcun altro che fa challenge a quello che mi ha allenato. Quindi dovrei iniziare ad avere delle intelligenze artificiali che non sono più specializzate a darmi delle risposte, ma dovrei avere delle intelligenze artificiali che sono allenate a fare challenge a me e all'altra intelligenza artificiale sulle risposte che sono state fornite. E questa è una catena, okay, che può essere infinita. Quindi il nostro ragionamento del futuro sarà sottoposto a un challenge molto molto importante. Uno, non possiamo più vedere la cyber security come era una volta, dobbiamo vederla, come diceva giustamente Stefano, in una modalità completamente dinamica. Dobbiamo inseguire l'innalzamento della cyber security da fatto puramente tecnico operativo a fatto strategico, quindi utilizzare anche l'intelligenza artificiale per creare tutta una serie di dashboard, cruscotti, metriche che parlino anche al mondo del board, al mondo dei top executive, in modo da tradurre le cose. Faccio un esempio, prima Carlo parlava giustamente vulnerabilità, patching. Oggi questo è il linguaggio che usiamo oggi in cyber security. Domani dovremmo imparare a dire X milioni della mia redditività sono a rischio per questo tipo di threat, okay? Questi clienti sono a rischio per quest'altro tipo di fenomeno, quindi dobbiamo elevare questo discorso. Primo fatto, grande dinamicità, controllo in real time di quello che sta accadendo, muovere la nostra capacità di detect da giorni a questa cosa di essere quasi in real time, e tutto questo dovremo farlo con intelligenza artificiale, con attenzione alla sua governance che è pari come intensità e complessità a quello che noi abbiamo visto. Chiudo con il discorso... Grazie Massimo, perché siamo proprio oltre, grazie mille, vai. Lo so, chiudo con il discorso che facevamo prima dei framework normativi e di usarli come guida in questo percorso. Perché se guardate il NIS, guardate DORA, guardate le AI Act, sono tutti dei framework fondamentali che ci consentono di capire come poter indirizzare. E non come pura checklist, ma come elemento, come leva strategica di business. Grazie mille. Carlo, anche a te, a te l'onore della chiusura. Altro, a proposito di elefanti nella stanza, altra cosa di cui si parla, ma un po' meno si dovrebbe parlare di più, si dice tanto di territorialità del dato, sovranità o autonomia digitale, in realtà molti dicono che il vero problema, il vero tema è quello del chi ha in mano i dati e come li gestisce, no? E tutto questo ci porta allo spauracchio del lock-in, a quello che sta avvenendo per esempio su molti mercati, come quello della virtualizzazione, no? Si dice tanto, sì, fai la migrazione, ti sposti, non è esattamente così facile perché sono piattaforme e soluzioni che hanno in mano i destini delle aziende, no? Anche qui volevo capire cosa ne pensavi tu, anche sulla base della tua esperienza. Sì, parto da dove ha finito Massimo, no? Sulle AI, anche quello che dicevano Stefano e anche Luca, no? Cioè, io non sono convinto che le AI sia un oggetto che dobbiamo vedere come generatore di rischi, ma piuttosto come qualcosa che accelera quelli già noti. Provate a fare questa riflessione, perché la pervasività, la diffusione e il potenziale che mette a disposizione
è il riutilizzo di cose già note su una scala completamente diversa. Quindi partendo da questo ci ricolleghiamo al tema della sovranità, quali sono gli elementi, no? Allora, pensare che in un mondo di multilateralismi dove alcune sovranità, parliamo dell'Europa, non sono state costruite in tempo di pace, dove oggi siamo in mezzo a diverse guerre, a diversi conflitti, andiamo verso invece bilateralismi o rapporti di forza diversi, pensare di recuperare qualche decennio di autarchia tecnologica, nel frattempo comunque va fatto qualcosa. Se questo piano, citava Luca le gigafactory e il resto, finalmente prende coscienza e si sviluppa su diverse direttrici industriali. E quindi cosa si fa? Qui viene la famosa domanda, hyperscaler sì, hyperscaler no? Ci dobbiamo convivere con ragionevolezza e con consapevolezza. Come? Piantare la bandierina sul data center o su un pezzo di ferro, un pezzo di silicio, non vuol dire sovranità dei dati, no. Scusate la metafora, no? Perché abbiamo lavorato per anni con la convinzione che nei nostri data center tradizionali fosse tutto sicuro e ineccepibile solamente perché stava sotto la nostra scrivania, ma avevamo server, avevamo software, avevamo fornitori che entravano là dentro, avevamo processi. Quindi i livelli di rischio a cui eravamo esposti sono esattamente gli stessi di oggi. È cambiato tutto quello che ci siamo raccontati in questa ora. Quindi parlerei piuttosto di come si declina questa sovranità. Sovranità sui dati, che non è data residency, e sovranità operativa. Cosa vuol dire? I miei dati, le mie informazioni, i miei stack applicativi, chi ci mette le mani? Chi trasforma queste informazioni? Chi in un momento di crisi ha in mano il control plan per andare su questo stack e lavorare sul ripristino o nella gestione di tutti i giorni? Cioè le normative e la resilienza lavorano su questi aspetti, su queste dimensioni, e oggi l'avete spiegato molto bene. Quindi gestire i privilegi con uno stack di cui ho il controllo, gestire la segmentazione di reti o il tiering di reti per isolare la diffusione di un malware o isolare rapidamente un attacco, sono elementi imprescindibili. Quindi la sovranità passa da chi mette le mani sul mio stack applicativo e sui miei dati, con quali tecnologie, con quali cicli di vita del prodotto e con quali privilegi, quindi lo stack tecnologico e lo stack, e soprattutto poi c'ho gli uomini, ci sono le persone, cioè il modello operativo con cui esercisco questa parte di infrastruttura, da quali altre debolezze passa, no? Quali soggetti operano, in quali paesi, in quali contesti, a loro volta con quale know-how, da quali punti, no? Quindi questo è il concetto complessivo di resilienza, e oggi credo che in casa di Commvault l'avete spiegato molto bene prima di questa tavola rotonda finale, no? E quindi questi sono gli elementi che fanno l'effettiva sovranità. E poi c'è l'elemento finale: se ho sovranità ho libertà di scelta, se ho libertà di scelta ho costruito uno stack tecnologico applicativo che mi consenta in qualsiasi momento di cambiare e di switchare dal provider A al provider B, dalla tecnologia A alla tecnologia B. Ma per fare questo, ritornando alla prima domanda del cloud, col cloud metto fuori il silicio e il ferro dalla porta perché ho un modello più sostenibile, ma il cervello lo devo tenere in casa. Non è che con la sovranità vado a commettere lo stesso errore. No, certo. Il cervello, per governare la sovranità in questo contesto di dimensioni, lo devo tenere ben fisso sulle spalle e tenere in casa mia. Se invece l'abbiamo delegato perché pensiamo che autarchia tecnologica piuttosto che la bandierina sui dati così via facciano sovranità, e il cervello ci dimentichiamo che lo dobbiamo far funzionare, lo spiegavamo prima con le AI, ma vale anche in contesti decisionali molto più semplici e tradizionali. La vera sovranità è la possibilità di esercitare una libera scelta di dove stanno i dati, con quali tecnologie e quale tipo di controllo, e soprattutto con quali soggetti di quali soggetti mi avvalgo per realizzarla fattivamente. Grazie mille a Carlo, grazie a Stefano, grazie Massimo, grazie Luca, collegati con noi, veramente grazie ragazzi.